Benvenuti a questo nuovo approfondimento. Entriamo subito nel vivo, con una minaccia digitale che sta letteralmente prendendo di mira il cuore del nostro sistema di welfare. Insomma, dimenticatevi le solite finte spedizioni di pacchi. Qui stiamo parlando di un'impennata di attacchi mirati e strutturati in modo diabolico per svuotare i conti correnti bancari. Un'operazione criminale curata in modo maniacale, che ruota tutta attorno a un documento fondamentale che abbiamo tutti nel portafoglio, la nostra tessera sanitaria. Quindi la vera domanda è: cosa succede quando il welfare diventa una trappola? Il successo incredibile di questa frode informatica non sta in qualche tecnologia super avanzata, no. Sta nello sfruttamento cinico di una cosa molto più profonda: la nostra fiducia incondizionata verso le istituzioni pubbliche. Quando leggiamo un messaggio che sembra arrivare dallo Stato, le nostre normali barriere di diffidenza si abbassano automaticamente. Ed è esattamente questo l'innesco su cui premono i truffatori per far scattare la loro trappola. Iniziamo col vedere la fase numero 1, il falso allarme. Vediamo proprio come inizia l'inganno. Tutto parte da un ESCA, un messaggio ingannevole che arriva via SMS o tramite un'email e che recita più o meno così: la sua tessera sanitaria è in scadenza o presenta irregolarità. Per evitare la sospensione dei servizi, aggiorni i dati al seguente link. A una prima occhiata veloce il mittente appare assolutamente legittimo. Il tono è perentorio, burocratico al punto giusto e si spaccia benissimo per una comunicazione urgente del Ministero della Salute o dell'Agenzia delle Entrate. E qui c'è la vera manipolazione. L'urgenza diventa una vera e propria trappola psicologica. Utilizzare parole cariche di conseguenze come la sospensione dei servizi sanitari serve a generare un panico istantaneo. È un falso allarme progettato millimetro per farvi spegnere il cervello razionale e provocare un'azione impulsiva. Dopotutto nessuno vuole rischiare di vedersi negato l'accesso alle cure mediche da un giorno all'altro, giusto? I criminali capitalizzano proprio su questa paura. Passiamo alla sezione 2, la trappola psicologica. Analizziamo l'esatta sequenza di eventi che si innesca subito dopo il click fatale sul link. Quel link malevolo non porta mica a un sito amatoriale fatto in casa. La reale pericolosità della frode risiede proprio qui. Vi trovate davanti a un portale web che ricalca fedelmente, userei dire perfettamente, l'estetica istituzionale, loghi governativi contraffatti alla perfezione e sezioni informative super credibili. Il sito guida la vittima verso una finta procedura di aggiornamento. Prima richiede di compilare un modulo con tutti i dati anagrafici e poi, con la scusa di sbloccare la pratica, chiede l'inserimento degli estremi della carta di credito. Ecco il punto cruciale. Vi chiedono una cifra minuscola, meno di 2 euro. Il sito richiede questo micropagamento giustificandolo come una simbolica spesa di spedizione per inviare la nuova tessera. È una somma talmente irrisoria, così ridicola, da sembrare del tutto innocua, pensata appositamente per disarmare i sospetti dell'ultimo minuto. Ma attenzione, dietro questi 2 euro si nasconde il vero obiettivo. Loro non vogliono gli spiccioli, vogliono i numeri della carta, la data di scadenza, il codice di sicurezza per prendere, silenziosamente, il pieno controllo del conto corrente. Arriviamo al terzo punto, come riconoscere l'inganno. Passiamo al contrattacco e vediamo le regole formali per difenderci. C'è una regola d'oro, assoluta e inequivocabile, che bisogna stamparsi in mente. Lo Stato non chiede mai soldi via SMS, mai. Nessun ente governativo, nessun ministero o agenzia fiscale vi manderà mai un messaggino sul cellulare per chiedervi di effettuare un pagamento o di inserire i dati della vostra carta di credito. Su questo non ci sono eccezioni. Un altro trucco geniale e visivamente immediato per smascherare la truffa è guardare l'indirizzo web. Da un lato abbiamo le frodi che cercano di nascondersi dietro indirizzi generici, quelli che finiscono con .com, .net o magari hanno stringhe alfanumeriche chilometriche e illeggibili. Dall'altro lato c'è la sicurezza matematica dei canali ufficiali. Gli indirizzi web legittimi della pubblica amministrazione italiana terminano sempre e unicamente in .gov.it. Qualsiasi altra variante è un segno inequivocabile che vi stanno imbrogliando. Ma allora, come comunica davvero lo Stato? È vitale conoscere i canali ufficiali certificati. Le comunicazioni reali su cose serie come la salute o le tasse viaggiano unicamente su binari strasicuri.
Parliamo dell'app IO, della PEC, la posta elettronica certificata per chi ce l'ha, o molto semplicemente della classica posta ordinaria recapitata nella cassetta delle lettere di casa. I normali SMS non fanno assolutamente parte del protocollo per avvisi di questo livello. E per smontare la truffa proprio alla radice va chiarita una cosa fondamentale. Il rinnovo della vera tessera sanitaria è un processo completamente automatico e, cosa più importante, gratuito. Quando il documento sta per scadere, la nuova tessera viene stampata e spedita in automatico all'indirizzo di residenza registrato all'anagrafe tributaria. Non esiste nessuna procedura di attivazione online da fare e non è previsto assolutamente alcun pagamento. Quarta e ultima sezione, le contromisure. Vediamo esattamente cosa fare se, purtroppo, si è caduti nella trappola. In questi casi il fattore tempo è tutto. Ecco l'essenziale protocollo di emergenza della Polizia Postale. Passo 1. Chiamate immediatamente il servizio di emergenza della vostra banca e bloccate all'istante qualsiasi carta e quei dati siano stati inseriti nel finto sito. Passo 2. Fate subito, anche online, una bella denuncia formale alla Polizia Postale. E infine il passo 3, importantissimo e spesso trascurato da molti. Tenete costantemente d'occhio il vostro fascicolo previdenziale. Soffermiamoci un secondo sul perché questo terzo passo è cruciale. Immaginate questo. Compilando quel finto modulo governativo, avete appena consegnato a degli sconosciuti nome, cognome, data di nascita e codice fiscale. È letteralmente il kit base per il furto d'identità. Monitorare il fascicolo serve proprio per evitare gli effetti a lungo termine di questo furto. Bisogna assicurarsi, nei mesi successivi, che quei dati non vengano usati dai criminali per richiedere piccoli prestiti, aprire finanziamenti o addirittura conti correnti illeciti a vostro nome. E quindi chiudiamo con una domanda su cui riflettere. In un'era in cui siamo costantemente connessi, quanto ci costa davvero un click frettoloso? Sicuramente molto più di quei 2 finti euro. Può costare la serenità finanziaria e la sicurezza della nostra identità digitale. Mentre la tecnologia avanza per semplificarci la vita, questi criminali informatici diventano sempre più bravi a mimetizzarsi. Ma alla fine della fiera, l'approfondimento di oggi ci lascia con una certezza granitica. La prima e più forte linea di difesa contro le truffe digitali non è un super software sul telefono, ma la nostra attenzione critica. Verificare i dettagli, non farsi prendere dal panico e conoscere le procedure ufficiali resta l'unica vera protezione. Grazie per averci seguito. Ricordate che l'informazione è lo strumento più potente che abbiamo per navigare in sicurezza. Alla prossima!